L'imperatrice Elisabetta di Baviera, comunemente conosciuta come Sissi, nacque la vigilia di Natale del 1837 e morì in circostanze tragiche alla fine del secolo. In un'epoca come la nostra, la sua totale dedizione alla bellezza, all'esercizio fisico e alla dieta ne avrebbero fatto un fenomeno social. All'epoca non esistevano gli smartphone, figuriamoci internet, ma Sissi riuscì ad attrarre su di sé le attenzioni di tutta Europa per la sua bellezza contrapposta alle matrone di quell'epoca, che avevano una forma fisica non proprio invidiabile. Ricordo a titolo di esempio la regina Vittoria, ma a parte lei, in genere le teste coronate erano tutt'altro che in splendida forma. Sissi divenne imperatrice nel 1854, sposa di Francesco Giuseppe I d'Austria, e la sua grazia costituì da subito un marchio di fabbrica. Le sfortunate vicende familiari e lo stress della corte la resero una donna maniacalmente soggetta al culto della propria forma, forse un modo per fuggire ai pettegolezzi viennesi. Prima di continuare con il racconto della mania di Sissi per la bellezza, ti rivolgo un piccolo appello. Qui su YouTube siamo a 370.000 iscritti e dentro il 2023 sarebbe un gran traguardo arrivare a 400.000. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale con un click, basta iscriversi. Grazie mille. Partiamo dai dati oggettivi. Elisabetta era alta 1,72 m e pesava circa 50 kg. La prima rivoluzione estetica di Sissi furono i lunghissimi capelli castani che si allungavano sino alle caviglie. Il rituale per la loro cura era un lavoro a tempo pieno e infatti venne assunta una parrucchiera professionista, Fanny Angerer, ex parrucchiera del Burgtheater di Vienna, per assisterla quotidianamente. Ogni mattina Fanny veniva chiamata a lavorare sui capelli dell'imperatrice, sfiorando, intrecciando e combinando le chiome in elaborate acconciature che sarebbero diventate il fulcro dei discorsi di mezza Europa, non solo dei nobili, ma anche della gente del popolo. Di Sissi era famosissima l'acconciatura a corona, con grandi trecce raccolte sopra la nuca, imitata con alterni risultati dalle aristocratiche dell'epoca. Fanny non venne assunta immediatamente e usò la dipendenza dell'imperatrice dai suoi servigi a proprio vantaggio. Inizialmente si concesse con facilità, ma quando veniva offesa si assentava per diversi giorni, lasciando al suo posto un altro parrucchiere. Come Sissi affermò: dopo diversi giorni di un altro parrucchiere sono piuttosto stanca. Lei lo sa e aspetta la mia supplica. Sono schiava dei miei capelli. Alla fine Fanny ottenne il titolo di parrucchiera imperiale che le garantì uno stipendio di 2000 fiorini l'anno, una somma esorbitante per l'epoca, ma quello stipendio era ben guadagnato. Dopo ogni sessione con la principessa, la parrucchiera doveva portare fuori una ciotola d'argento con i capelli che erano stati rimossi. Per dimostrare alla padrona che non le venivano sportati un numero eccessivo di capelli e che la sua chioma era mantenuta forte e in salute, aveva nascosto sotto il proprio grembiule un pezzo di nastro adesivo nel quale raccoglieva i capelli in più che non faceva vedere all'imperatrice. L'operazione di lavaggio, secondo il biografo di Sissi, occupava una giornata intera. I capelli venivano lavati una volta ogni 3 settimane con una miscela composta, fra le altre cose, da uova crude e brandy. Naturalmente all'epoca non esistevano i phon e la principessa asciugava quell'ammasso enorme di capelli passeggiando per ore con indosso una vestaglia impermeabile. Una capigliatura tanto immensa aveva anche un peso considerevole e infatti Sissi soffriva di frequenti emicranie, curate restando a letto e sollevando alcune ciocche con dei nastri. La pelle era la seconda ossessione di Sissi. Per allontanare lo spettro delle rughe, cercò a lungo miscele per la maschera facciale perfetta. Durante la maturità ne adottò diverse in base ai momenti della giornata. 2 in particolare sono rimaste famose. La prima era a base di fragole tritate, mentre la seconda, per la notte, a base di carne di vitello cruda. Le cure di capelli e pelle erano strazianti, ma l'esercizio della forma fisica era una autoimposizione spartana, probabilmente senza eguali nella storia dei regnanti europei.
Sono famose le camminate quotidiane di circa 7-8 ore, l'esercizio della scherma, l'equitazione, i pesi, la ginnastica libera e via discorrendo. C'è una cosa interessante da notare, lo ha scritto Brigitte Hamann. Nel XIX secolo, in cui donne trentenni erano già viste come placide matrone, specialmente quando avevano già avuto molti figli, l'imperatrice Elisabetta fu un fenomeno straordinario. La dieta spietata e l'esercizio fisico aiutarono Sissi a infilarsi in uno degli oggetti più rappresentativi dell'abbigliamento del XIX secolo, il corsetto, che le ridusse una vita già minuscola alla misura di 49 cm circa. Questo risultato in termini di fisico bestiale meritava un degno risalto a livello di vestiario e per vestirla erano necessarie 3 persone che, oltre al corsetto, le modellavano addosso i vestiti che le sarte avevano confezionato precedentemente. Ogni giorno venivano effettuati dei ritocchi agli abiti, cucendo e scucendo delle piccole parti, in modo che il suo fisico perfetto risaltasse in modo unico. Con un po' di presunzione e amor proprio, Sissi ingannò la vecchiaia finché ebbe vita. Faceva moltissimo sport, ma l'equitazione era la sua vera passione. Per un certo periodo mantenne anche una scuderia di dimensioni professionistiche e in tutte le ville dove soggiornava erano presenti cavalli e personale che le garantissero l'esercizio a un livello da fantino professionista. Quando ebbe circa 40-45 anni, all'inizio degli anni 80 dell'Ottocento, le si infiammò il nervo sciatico e dovette smettere di montare, iniziando la pratica delle estenuanti camminate di 7-8 ore che terrorizzavano e sfinivano le sue dame di compagnia. Adesso andiamo alla parte tragica del racconto, che però è significativa della forma in cui era Sissi. Il 10 settembre del 1898 l'allora imperatrice sessantenne era in attesa di una nave a vapore a Ginevra, in Svizzera, quando venne pugnalata con una lima da un anarchico italiano, Luigi Lucchesi. Sissi si accasciò a terra, ma riuscì a rimettersi in piedi e a raggiungere il ponte della nave, prima di perdere conoscenza e cadere fra le braccia della contessa Irma Sarai. Il battello tornò indietro e l'imperatrice fu portata nel suo albergo, dove infine morì. Solo allora la sua dama di compagnia e i presenti compresero la dimensione delle ferite che l'anarchico era riuscito a infliggere. La sottile lima di metallo con la quale era stata pugnalata raggiungeva il cuore e i polmoni e il ventricolo sinistro risultava perforato. È quasi un mistero come avesse fatto la donna a cadere, rialzarsi e raggiungere il ponte della nave, rimanendo cosciente per diversi minuti. Forse, grazie all'eccezionale forma fisica e al corsetto, la donna non era morta immediatamente dissanguata, come sarebbe accaduto a molti altri. Di Sissi e della sua passione per la bellezza rimane molto ancora oggi nella cultura dell'estetica globalizzata. Non si può considerare una prima influencer, fare paragoni di questo tipo è privo di senso, anche se la tentazione è grande. È stata la donna che ha dettato la moda della fine del XIX secolo. A lei si ispiravano tutte le altre, ma ha avuto una vita difficile e priva di vere e proprie gioie, forse anche per la sua maniacale attenzione verso se stessa. Se vi interessa la sua biografia completa, scrivetemelo nei commenti. Potrebbe diventare uno dei prossimi video.